Un verbo transitivo ha forma riflessiva quando l'azione compiuta dal soggetto si riflette sul soggetto stesso, cioè quando il soggetto compie l'azione e nello stesso tempo la subisce. La forma riflessiva di un verbo è contraddistinta dalla presenza delle particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi. Alcuni esempi. Io mi lavo, che equivale a dire io lavo me stesso. Luisa si trucca, che equivale a dire Luisa trucca se stessa. Come si può notare, i pronomi riflessivi mi e si presenti nelle due frasi riportate corrispondono a un complemento oggetto che coincide con il soggetto delle frasi stesse. Quando la particella pronominale svolge la funzione di complemento oggetto, ci troviamo di fronte alla forma riflessiva propria di un verbo. Le particelle pronominali nei modi finiti precedono il verbo. Nei modi non finiti e nelle forme dell'imperativo, invece, lo seguono attaccandosi ad esso. Quindi, con i modi finiti avremo egli si veste, voi vi truccate. Con i modi infiniti e con l'imperativo avremo invece vestiti. Pietro lavandosi si bagnò i pantaloni. L'infinito dei verbi riflessivi si forma posponendo la particella pronominale si all'infinito del verbo. Pertanto l'infinito riflessivo del verbo lavare è lavarsi, del verbo pettinare è pettinarsi. La coniugazione invece è la stessa dei verbi transitivi. L'unica differenza consiste nel pronome riflessivo che precede il verbo coniugato in base alla persona. Infatti, se coniughiamo il verbo riflessivo lavarsi al presente indicativo, avremo io mi lavo, tu ti lavi, egli si lava, noi ci laviamo, voi vi lavate, essi si lavano. Nei tempi composti, la forma riflessiva richiede l'uso dell'ausiliare essere. Un esempio: il calciatore si è allenato. Nel caso, però, in cui il verbo riflessivo è accompagnato da un verbo servile, come potere, dovere, volere, si usa l'ausiliare essere se la particella pronominale è staccata dall'infinito del verbo, come in questa frase. Il calciatore si è dovuto allenare. Si usa invece l'ausiliare avere se la particella pronominale è attaccata all'infinito del verbo, come in il calciatore ha dovuto allenarsi. La forma riflessiva, come quella passiva, è possibile solo con i verbi transitivi. Oltre alla forma riflessiva propria di un verbo, di cui abbiamo appena parlato, esistono altre forme verbali che, pur essendo contraddistinte dalla presenza delle particelle pronominali mi, ti, si, ci, vi, non sono vere forme riflessive. Esse sono la forma riflessiva apparente e la forma riflessiva reciproca. La forma riflessiva apparente. Un verbo ha forma riflessiva apparente quando l'azione del soggetto ricade su un complemento oggetto diverso dal soggetto stesso. Dunque, in questo caso, il soggetto non subisce direttamente l'azione. In questa forma, le particelle pronominali mi, ti, ci, vi, si, che accompagnano il verbo, pur riferendosi al soggetto, non hanno funzione di complemento oggetto, ma di complemento di termine.
un paio di esempi. Io mi pettino i capelli, che è come dire io pettino i capelli a me stesso. Romina si lava i piedi, che equivale a dire Romina lava a se stessa i piedi. In queste due frasi i pronomi riflessivi non corrispondono quindi a un complemento oggetto, bensì a un complemento di termine riferito al soggetto stesso. A chi pettino i capelli? A me stessa. La forma riflessiva reciproca. Un verbo ha forma riflessiva reciproca quando l'azione è compiuta e subita da due o più soggetti contemporaneamente. Facciamo un paio di esempi. Marco e Nico si salutano, che è come dire Marco e Nico si salutano l'un l'altro. Oppure come dire Marco saluta Nico e Nico saluta Marco. Noi ci abbracciamo, cioè noi abbracciamo l'un l'altro. Come si può notare dagli esempi fatti, per mezzo delle particelle pronominali si e ci si esprime un'azione che due o più soggetti compiono in modo reciproco l'uno verso l'altro o l'uno con l'altro. Nota: anche i verbi chiamati verbi pronominali, che tratteremo nel prossimo video, seppur dotati di una particella pronominale, non vanno confusi con i verbi riflessivi.